Buongiorno. Buongiorno. Anche se oggi non è proprio un gran buongiorno. No. Questa mattina dopo Fort Nelson, una trentina di chilometri da Fort Nelson, un camion ha pensato bene di perdere una pietra e di romperci il vetro. Una brezza. E quindi abbiamo provato a vedere se a Fort Nelson c'era qualcosa di aperto per poterlo far aggiustare, ma è sabato ed è tutto chiuso e quindi abbiamo deciso di proseguire Speriamo in bene. incrociando le dita e andiamo avanti. Adesso vi facciamo vedere il danno e vedremo. E poi altra delusione della giornata è che avevamo delle grandissime aspettative sull'avvistamento di animali dopo Fort Nelson, che ci avevano detto che da qui in poi si vedevano un sacco di orsi, alci, capre, e invece è da stamattina che viaggiamo e che non abbiamo visto niente. Ma neanche una caprone lungo la strada, niente. E quindi oggi la giornata è un po' così. Vabbè, speriamo nel proseguo. Poi è l'una, io ho fame e non troviamo un posto dove fermarci. Sì, quando non c'è aree, non c'è piazzole, non c'è niente in questo pezzo qua. Questi 200 km ci sono montagne, alberi, foreste. Dobbiamo ammettere che il panorama rispetto alla strada fino a Fort Nelson è decisamente migliorato, quindi la strada è più bella, è panoramicamente molto più bella, però non c'è nulla, ci sono queste grandissime distanze da percorrere ma senza nulla in mezzo. Questa è la pietra che abbiamo preso stamattina, speriamo che non parta il vetro, stia lì. Siamo finalmente arrivati a Mancho Lake, dove c'è un panorama nuovamente spettacolare e un'acqua blu. C'è un'interessante spiegazione sulle tipologie di pecore che vivono in queste zone. Ci sono le bighorn, le stone sheep e le dhole sheep. In questa zona, vicino a Mancho Lake, ci sono le stone sheep, che si differenziano tra maschio e femmina
per le corna. I maschi le hanno più lunghe e arrotondate e invece le femmine più piccoline. Le corna di queste pecore rimangono per tutta la loro vita, non cadono come quelle invece di altri animali. Il nome Mancho significa grande lago nella lingua kashka. Infatti è il più grande lago delle Canadian Rockies, è lungo oltre 12 km e ha un colore particolare, un verdastro, che è legato al riflesso del sole nei frammenti di roccia che ci sono sotto questo lago. Ma che spettacolo sono! Noi non pensavamo proprio di finire in un posto così. Siamo alle Hot Springs in British Columbia, siamo quasi al confine con lo Yukon, quindi nel nord. Fa un caldo allucinante, ci sono 30 gradi oggi, che è l'8 luglio. E ci sono queste piscine termali che sembra di essere nella foresta tropicale. Guardate che piante che abbiamo intorno. Adesso andiamo a rinfrescarci, speriamo che non siano troppo calde. Ci sono solo delle occasioni di insetti. Di là non entri. I don't, sorry, I speaking with my husband. No, I only say that the other side it's too hot. Too hot. That's why I was wondering, yeah. This is getting a little bit cooler farther down. Yes. Ragazzi, siamo sulla strada per l'Alaska e siamo finiti in una pozza d'acqua bollente. d'acqua bollente per festeggiare il mese della partenza. Oggi è l'8 luglio, un mese esatto. E il problema è che fa caldo fuori. 32 gradi, abbiamo detto un po' d'acqua ce la rinfreschiamo. L'acqua sarà a 40 gradi, 38-40 gradi. Noi un posto così non ce lo immaginavamo proprio sinceramente, era proprio fuori da ogni possibile ipotesi di luogo da trovare sull'Alaska Highway. Scusate se il volume forse non è il massimo, ma ho tolto il microfono perché portare il microfono nell'acqua con la GoPro non era proprio sicuro. Però adesso vi porto in quest'angolino che dovrebbe essere quello più fresco, dove c'è ancora una vegetazione diversa, più stretta, più cupa, ma l'acqua è un pelino più fredda. Matteo, non mi abbandonare. Ci sono dei rumori strani. Amore, è più fredda, ma lì ci sono dei rumori strani, ho paura di andare da sola. Dai, vieni con me. Perché no? Aiuto, mi ha lasciato Matteo. Ci sono dei rumori strani, poi l'acqua è torbida. Però c'è della gente. Vediamo se non succede niente. Sono anche tronchi galleggianti. Oh, it's getting hot now. Oh. Yeah, no duh. Wait, hold. Huh? Wait. Oh yeah.
Wow! And it gets colder. Wow! Ragazzi, ma che posto è? Io però ho paura di andare lì da sola, non ci vado, mi dispiace. Ci sono un po' di mosche che gironzolano intorno. Matteo mi lascia sempre nei momenti del bisogno, guardate che spettacolo, ma io da sola non ci voglio andare. C'è anche questo lato che però è caldissima, quindi io ci provo. No, se no non riesco a starci tanto. È bello perché è pulitissima, è molto meno torbida. Però calda. Di qua puzza un po' di più di zolfo. È caldissima, però è veramente pulita. Ci sono anche le panche per sedersi. Non avevo ancora esplorato quest'angolino perché temevo fosse ancora più caldo e in effetti lo è, però laggiù sembra esserci la sorgente. No, ma è inavvicinabile, ragazzi, niente, devo tornare indietro. Impossibile! Impossibile! Laggiù c'è la sorgente dell'acqua calda, ma è impossibile arrivare. Lungo il percorso c'è questo cartello esplicativo che parla di questa hot water Fisa, che è una lumaca che vive solo e esclusivamente in questo posto del mondo, perché c'è un habitat veramente particolare. Cioè qui siamo in estate, ci sono 30 gradi e poi d'inverno è sommerso dalla neve e c'è questo microclima che gli dà la possibilità di vivere proprio solo qua. Dato che nei commenti qualcuno ci ha chiesto di fare più spesso un momento cartina, adesso vi faccio vedere dove siamo e qual è il nostro percorso. L'Alaska Highway parte da Dawson Creek. Ieri eravamo qui al miglio zero, poi siamo saliti a Taylor, Fort St. John. Siamo arrivati ieri sera alle porte di Fort Nelson, dove abbiamo dormito lungo un laghetto bellissimo. Da Fort Nelson siamo ripartiti stamattina, abbiamo percorso altri 200 km circa della Alaska Highway e siamo arrivati a Mancho Lake. Mancho Lake è un bellissimo laghetto. Vi abbiamo fatto vedere qualche immagine, abbiamo proseguito e siamo arrivati a Liard River. Qui è dove ci sono le hot spring, dove abbiamo fatto questo bellissimo bagnetto pomeridiano. Finalmente abbiamo rivisto i bisonti. C'è anche il bisonte piccolo, guardate. Dopo una giornata dove praticamente non abbiamo visto un tubo, Finalmente qualche bisonte. eccoli, sono sempre belli.